Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In vista del film di Batman che uscirà la prossima settimana, oggi vi parlerò delle 4 storie che hanno ispirato la trama, i personaggi e le tematiche del nuovo capitolo della saga. Cominciamo la nostra lista con Il lungo Halloween. Scritta da Jeff Loeb e illustrata da Tim Sale, è una delle storie più importanti nella mitologia di Batman. Partendo dallo spunto di un serial killer che uccide le proprie vittime durante le festività, Il lungo Halloween esplora le abilità investigative di Batman e il rapporto causa-effetto che lo collega alla città di Gotham. Vediamo infatti come i criminali, a causa della presenza di Batman, smettono improvvisamente di essere semplici gangster e sicari per cominciare anche loro ad indossare dei costumi e darsi dei nomi come Enigmista e Catwoman. In questo modo, un nuovo tipo di forza del bene ispira un nuovo tipo di forza del male. Passiamo ora ad una storia meno conosciuta. Batman Ego, scritta e disegnata da uno dei miei fumettisti preferiti, ovvero Darwyn Cooke. In questa graphic novel, Batman ha una lunga conversazione con se stesso, o meglio, Bruce Wayne ha una conversazione con lo spirito di Batman, che qui è rappresentato come una figura demoniaca. I due entrano in conflitto quando Batman chiede a Bruce Wayne di infrangere la sua unica regola, ovvero non uccidere i criminali con cui si scontra, per non abbassarsi al loro livello. Ma facendo così permette a quegli stessi criminali di entrare e uscire di prigione in un loop infinito di morte e distruzione. Bruce Wayne, per un attimo, pensa pure di abbandonare l'identità di Batman, piuttosto che sporcarsi le mani, ma quest'ultimo gli ricorda che sarebbe come commettere un suicidio, visto che ormai la crociata di Batman è cucita alla sua esistenza. Bruce Wayne è quindi abbandonato alla propria solitudine nella Batcaverna, senza risposte e con ancora più domande. Batman è un personaggio che ha quasi un secolo di storia alle spalle e quindi di tanto in tanto ha bisogno di una piccola rispolverata per attirare nuove generazioni di lettori. Qui entra in gioco Batman Terra 1, scritta da Geoff Johns e illustrata da Gary Frank. In questa storia vediamo un Batman giovane ed estremamente fallace, che cade dai tetti quando rincorre i criminali, indossa un costume posticcio e sfoga la sua frustrazione pestando a sangue i nemici. Il nuovo film deve molto a Terra 1 per la caratterizzazione dei personaggi, come Alfred, che non è più un semplice maggiordomo ma un ex spia britannica, e l'enigmista, lontano dalle tutine in spandex, è più simile ad un terrorista anarchico. E per concludere abbiamo una storia un po' insolita, con dei nemici tanto nuovi per noi lettori quanto lo sono per Batman. Sto parlando della Corte dei Gufi, una miniserie scritta da Scott Snyder e illustrata da Greg Capullo. Stavolta Batman non dovrà vedersela con i suoi classici nemici, ma con un'indagine che lo indurrà ad esplorare il passato di Gotham City in modo da portare a galla un segreto così oscuro che rischia di coinvolgere pure la reputazione della sua stessa famiglia. A giudicare da quello che sappiamo sul nuovo film, è probabile che il Batman di Robert Pattinson dovrà vedersela con un'indagine molto simile a quella della Corte dei Gufi. Prima di concludere, ci tenevo a farvi sapere che martedì 1 marzo sarò presente alla premiere del nuovo film di Batman al Chinese Theatre di Hollywood e ne parlerò nel prossimo video. Ora, io ho finito di parlare e quindi tocca a voi. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e al mio profilo Instagram Ciarrolastra e non dimenticate di condividere il video con gli amici. Fatemi anche sapere nei commenti se conoscevate queste storie o se ne conoscete altre che secondo voi ispireranno il nuovo film. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione.